Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo a cosa serve e come opera la funzione cerca_vert, una delle funzioni più utilizzate di Excel, che prende in esame un valore particolare, lo cerca nella prima colonna di una tabella o di un intervallo e quando lo trova restituisce il valore corrispondente nella colonna da noi indicata, in corrispondenza della riga in cui è stato trovato. Sembra tutto molto contorto, vero? Come vedrai dai prossimi esempi, la funzione cerca_vert è molto più facile da utilizzare che da descrivere. Per comprendere al meglio la sua sintassi, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Hai a disposizione il tabellone dei voti dei 20 alunni di una classe. Ciascun voto è inserito mediante la funzione casuale tra ed è dunque volatile, cioè varia ogni volta che premiamo il tasto F9. Selezionando un allievo dall'elenco, il nostro obiettivo è quello di compilare la sua pagella in modo automatico. La funzione che fa al caso nostro è la funzione cerca_vert. La sua sintassi è la seguente: uguale cerca_vert aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi tonde possono essere inseriti fino a 4 argomenti, di cui i primi 3 sono obbligatori, il quarto facoltativo. Se il quarto argomento venisse omesso, esso sarà interpretato come vero e quindi Excel cercherà una corrispondenza approssimativa. Capirai fra poco di cosa si tratta. Cancelliamo le formule inserite in precedenza e risolviamo nuovamente l'esercizio. Posizioniamoci in cella J11 e digitiamo uguale, cerca, selezioniamo la funzione che ci interessa e siccome è la prima volta che la utilizziamo, clicchiamo sul pulsante FX della barra della formula. Per inserire il primo argomento dobbiamo rispondere alla domanda: cosa cerco? Stiamo cercando Lombardo Riccardo, cella I8. In genere, questo primo argomento non deve essere bloccato con riferimento assoluto, ma per la struttura del nostro esercizio, questa volta lo blocchiamo, in modo che successivamente la formula possa essere trascinata verso il basso, cercando sempre le valutazioni di Lombardo Riccardo. Il secondo argomento della funzione cerca_vert è la matrice tabella in cui andiamo a cercare Lombardo Riccardo e le sue valutazioni. La matrice tabella deve avere nella sua colonna più a sinistra l'elenco dei nomi degli allievi, poiché la funzione cerca_vert cerca Lombardo Riccardo nella colonna più a sinistra della tabella selezionata. Questa matrice tabella deve sempre essere bloccata mediante il tasto F4. Il terzo argomento è il numero della colonna della matrice tabella in cui vogliamo cercare le valutazioni di italiano e dunque nella seconda colonna. Digitiamo 2. A questo punto dobbiamo inserire il quarto argomento. Se non inserissimo nulla, verrebbe interpretato come vero e quindi Excel cercherebbe una corrispondenza approssimativa. Siccome invece noi cerchiamo una corrispondenza esatta, poiché cerchiamo proprio Lombardo Riccardo, digitiamo falso oppure 0. Ti ricordo che falso in Excel equivale a 0, mentre vero equivale a 1. Clicchiamo su OK e come puoi notare Excel ha individuato il voto in italiano di Lombardo Riccardo. Clicchiamo ora qui in basso con il tasto destro, trasciniamo verso il basso e ricopiamo senza formattazione. A questo punto, per individuare il voto delle altre materie, non dobbiamo far altro che cambiare il terzo parametro, cioè l'indice, che per matematica è 3, per inglese è 4 e per storia è 5. Come puoi notare, Excel ha individuato i voti in tutte le materie e cambiando l'allievo, la pagella viene compilata in maniera automatica. Vediamo ora un esempio in cui ricerchiamo una corrispondenza approssimativa e dunque utilizziamo come quarto argomento il valore vero oppure omettiamo semplicemente il quarto argomento. Le valutazioni in una scuola vanno dal 4 al 10 e si possono assegnare solo voti e mezzi voti, ad esempio 4, 4,5, 5, 5,5 e così via. In questa cella di colore giallo può essere inserito il punteggio massimo della prova.
Il punteggio di ogni singolo allievo è stato invece inserito mediante la funzione casuale.tra, con valori fra 0 e il punteggio massimo. Il nostro obiettivo è quello di calcolare il punteggio percentuale di ogni allievo e, utilizzando le corrispondenze nella piccola tabella qui a destra, assegnare i voti in maniera automatica in base alle percentuali ottenute. Cancelliamo ora le formule presenti nell'esercizio e risolviamolo nuovamente. In cella C2, per calcolare il punteggio percentuale, dividiamo la cella B2 per il punteggio massimo presente nella cella di colore giallo e blocchiamo quest'ultima cella mediante il tasto F4. Premiamo Invio. A questo punto la formula può essere copiata in basso. Per assegnare il voto in base alla percentuale ottenuta, utilizziamo la funzione cercaVert. Digitiamo dunque uguale cerca, selezioniamo la funzione cercaVert e come primo argomento clicchiamo nella cella C2, la cella contenente il punteggio percentuale. Ti ricordo infatti che per inserire il primo argomento dobbiamo rispondere alla domanda cosa cerco? Digito ora punto e virgola e passo al secondo argomento. La matrice tabella in cui cerco il punteggio percentuale per trovare il voto corrispondente è la matrice che ho appena selezionato. La matrice, come già detto in precedenza, deve avere le percentuali nella sua colonna più a sinistra. Blocchiamo tale matrice col tasto F4, poiché il secondo argomento deve sempre avere un riferimento assoluto, e digitiamo punto e virgola per passare al terzo argomento. Il voto corrispondente si trova nella colonna numero 2 di questa tabella. Dopo aver digitato 2, premiamo nuovamente punto e virgola per passare al quarto argomento. Ora, come puoi notare, le percentuali che cerchiamo non si trovano in questa tabella e dunque dobbiamo cercare una corrispondenza approssimativa. Potremmo dunque omettere il quarto argomento oppure digitare vero oppure 1 per dire a Excel che vogliamo una corrispondenza approssimata. Chiudiamo la parentesi e premiamo Invio. Come si comporta Excel quando il quarto argomento è impostato a vero oppure 1 oppure omesso? Innanzitutto, per cercare una corrispondenza approssimata è fondamentale che le percentuali nella tabella in cui cerchiamo siano disposte in ordine crescente, oppure la funzione cercaVert fallirà miseramente. Ora Excel ricerca il valore 58,33 a partire dall'alto. Quando trova il primo valore superiore a 58,33, arretra di una casella e trova dunque 57,50%. Si sposta verso destra e associa il voto 6. Copiamo ora la formula verso il basso e vediamo ad esempio che quando Excel cerca il 90%, scende, trova 92,50, arretra di una cella, trova la percentuale più grande immediatamente inferiore a 90% e associa il voto 9. Ricorda dunque, quando cerchiamo una corrispondenza approssimata, Excel cerca nella colonna più a sinistra della matrice tabella il valore più grande immediatamente inferiore al parametro che stiamo cercando. La funzione cercaVert è stata notevolmente migliorata nelle nuove versioni di Excel con la funzione cerca.x, che è molto più intuitiva e non presenta le problematiche derivanti da un utilizzo poco consapevole della funzione cercaVert. Ti descrivo ora alcune problematiche legate all'utilizzo della funzione cercaVert. Un errore molto comune è quello che si commette selezionando la matrice tabella sbagliata. Ad esempio, nel primo esercizio di questo tutorial, se avessimo selezionato come matrice tabella l'intervallo A2 F21, cioè l'intera tabella, la funzione cercaVert avrebbe dato come risultato un errore non disponibile, poiché la prima colonna della tabella contiene solo la numerazione e dunque il valore Bernardi Alessandra, ad esempio, non compare mai in tale elenco. La funzione cercaVert dunque cerca il valore desiderato all'interno della prima colonna, cioè della colonna più a sinistra, della tabella selezionata. Un secondo errore comune è quello di cercare una corrispondenza approssimativa in una tabella non ordinata, oppure in una tabella ordinata ma in senso decrescente.
Ad esempio, se nel secondo esercizio avessimo selezionato come matrice tabella la seconda tabella a destra, avremmo trovato un sacco di valori non disponibili e anche i valori trovati sarebbero comunque sbagliati. Ricorda dunque, quando intendi utilizzare una corrispondenza approssimativa, le tabelle devono avere i valori ordinati dall'alto al basso in senso crescente, dal più piccolo al più grande. Correggiamo di nuovo la formula e analizziamo un altro piccolo problema. Siccome nella maggior parte dei casi, quando si utilizza la funzione cerca_vert, il quarto argomento viene impostato a falso oppure 0, poiché è molto frequente la ricerca di corrispondenze esatte, spesso ci si ritrova con una serie di valori non disponibili dovuti al fatto che Excel non riesce a trovare corrispondenze esatte nella colonna più a sinistra della tabella matrice. Questo problema può semplicemente essere evitato facendo un po' di attenzione e ricordando che in caso di corrispondenze approssimative il quarto argomento deve essere impostato a 1 oppure vero oppure addirittura omesso. Supponiamo ora che la percentuale minima presente in tabella non sia dello 0%, bensì del 20%. Come puoi notare, è comparso in tabella un valore non disponibile, poiché il valore 1,67% viene cercato all'interno di questa colonna, ma Excel non riesce a trovare un valore immediatamente inferiore a 1,67%, poiché il valore minimo in tabella è 20%. In questo caso, tutti i valori sotto il 20% daranno come risultato non disponibile. Il problema non si presenta invece se il punteggio fosse maggiore di 60, ad esempio 80. In tal caso la percentuale salirebbe al 133%. Excel cercherebbe in questa colonna e non trovando il valore 133,33%, individuerebbe il valore immediatamente inferiore, 97,50%, e associerebbe il voto corrispondente, 10. Annulliamo ora le ultime modifiche effettuate e vediamo come correggere eventuali errori. Nel caso di valori non disponibili, siccome la percentuale è sotto il 20%, possiamo correggere la formula con la funzione se errore. Ci posizioniamo dunque appena dopo l'uguale, digitiamo se punto e selezioniamo la funzione se errore, clicchiamo ora all'interno del nome se.errore, clicchiamo su fx e nel caso in cui la funzione cerca_vert restituisse un errore dovuto ad una percentuale troppo bassa, possiamo inserire la dicitura NC, non classificabile. Confermiamo con OK e trasciniamo la formula verso il basso, ottenendo NC in corrispondenza dei voti troppo bassi. Utilizzando la funzione se.errore possiamo sostituire gli errori con delle diciture personalizzate. Facendo riferimento all'esercizio precedente, quello sulla pagella, se lo studente selezionato non fosse presente nell'elenco, mediante la funzione seErrore potremmo far comparire qui la dicitura allievo non trovato. Ti ricordo inoltre che quando la funzione cerca_vert individua la prima occorrenza del valore che sta cercando, restituisce immediatamente i valori corrispondenti. Nella tabella, dunque, il nome cercato deve essere presente una sola volta, poiché in caso di duplicati i termini successivi non verranno considerati. Devi dunque aver consapevolezza sui dati inseriti. Per concludere, voglio darti un consiglio che talvolta può risultare molto utile. Quando utilizzi la funzione cerca_vert, il valore della tua formula dipende dai valori presenti in una tabella esterna. Se questa tabella venisse cancellata, modificata o addirittura completamente eliminata, la funzione cerca_vert non troverebbe più alcuna corrispondenza. Spesso è dunque conveniente, dopo aver calcolato i valori mediante la funzione cerca_vert, renderli fissi e questo si ottiene copiando l'area contenente la formula, CTRL+C e incollando solo i valori. In questo modo, anche cancellando completamente la matrice di ricerca, i valori calcolati in precedenza non saranno più modificati. Per oggi è tutto.
Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!